Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come lubrificare la serie sterzo della nostra mountain bike. La nostra bici, che sia mountain bike o bici da corsa, è soggetta a usura, quindi bisogna controllare i cuscinetti della serie sterzo periodicamente, almeno una volta ogni 2 mesi, perché è molto importante per evitare di sostituirli. Quindi se noi garantiamo, una manutenzione abbastanza regolare, eviteremo di sostituire spesso i cuscinetti della nostra serie sterzo. Per fare questo lavoro vi consiglio di utilizzare un cavalletto in modo che la bicicletta sia sospesa. Ok, la prima cosa da fare è smontare la ruota perché dobbiamo sfilare la forcella. Poi con una chiave esagonale da 5 vado a togliere la pinza freno dalla forcella. Ok, dopodiché togliamo anche il fermo del filo del freno che è attaccato sul fodero della forcella. Usiamo una chiave esagonale da 3 mm. Questa forcella è dotata anche di lockout, quindi andiamo a togliere anche il blocco della forcella. Togliamo prima il terminale filo, questo, con una chiave inglese, schiacciamo dalla parte inversa da dove è stata pinzata e sfiliamo. Poi con una chiave esagonale da 2 mm andiamo ad agire sul suo grano, questo piccolo qua, e lo svitiamo. Ok, il filo è libero, sfiliamo la guaina. Ora la forcella è completamente libera. Dopodiché allentiamo l'attacco manubrio, che sono queste due viti. Basta allentare di qualche giro, non svitarla completamente. Dopodiché dobbiamo togliere il tappo superiore che tiene unito tutta la serie sterzo. Quindi con una chiave esagonale da 5 andiamo ad allentare e togliere completamente il tappo. Ok, adesso sfiliamo l'attacco manubrio. Così, teniamo con una mano sotto la forcella in caso si possa staccare dalla serie sterzo. Ora ci sono 2 anelli di spessore che sono questi e questi anelli vanno sfilati così. A questo punto la forcella è libera, adesso possiamo sfilare la forcella da sotto così. Vediamo le condizioni del primo cuscinetto. Ha una superficiale ruggine sopra, ma questo non mi causa problema. L'importante è che il cuscinetto sia libero, senza scatti, quindi girate in questa maniera e verificate che il cuscinetto sia fluido. Se è fluido, che non sentite che punta a girare, è ancora in ottime condizioni. Ok, questo è il cuscinetto sotto al canotto di sterzo, anche questo ha una leggera ruggine superficiale ma non è nulla di grave e col tatto sentiamo se è fluido, anche questo non ha particolari problemi, quindi possiamo riutilizzarli. Se invece sentite che gratta oppure è molto duro da muovere, è da sostituire. Bene, adesso che la nostra forcella è smontata dalla bicicletta, puliamo benissimo la sede dove andrà alloggiato il cuscinetto inferiore e puliamo la sede della nostra serie sterzo all'interno del telaio. Togliamo tutto il residuo di grasso vecchio, poi vi consiglio anche un detergente per pulirlo all'interno, in modo da sgrassare e pulire bene dal vecchio grasso. Stesso procedimento lo facciamo anche sul cuscinetto sotto. Ok, dopodiché puliamo anche la base della forcella. Consiglio sempre uno sgrassante.
Bene, ora con del grasso antiacqua andiamo a ingrassare tutta la parte dove sarà alloggiato il cuscinetto, sia sopra che sotto. Anche sul basamento della forcella, stessa cosa. Bene, ora puliamo molto bene il cuscinetto senza usare spray sgrassanti, perché all'interno contiene delle sfere che sono lubrificate con del grasso, quindi evitiamo di spruzzare solventi che vadano a intaccare il grasso originale che c'è all'interno del cuscinetto, quindi non utilizzate spray. Poi andate di nuovo a ingrassarlo con il grasso antiacqua al litio. Il grasso antiacqua al litio evita anche la ruggine, quindi cerchiamo di ingrassare completamente il cuscinetto sia sopra che sotto per evitare che si formi dell'umidità sulla superficie del cuscinetto, e così salvaguarderemo al massimo il nostro cuscinetto. Bene, a questo punto, una volta lubrificato il cuscinetti, vado a spostare il manubrio perché le guaine devono stare sopra e non sotto, altrimenti dobbiamo rismontare la forcella. Quindi ora inseriamo la forcella così e poi inseriamo il cuscinetto. Il cuscinetto ha un verso sia il cuscinetto inferiore che superiore, quindi non possiamo sbagliare perché ha un invaso. Lo inseriamo così. Dopodiché inseriamo l'anello che tiene il gioco di sterzo, questo, lo mettiamo in battuta e come vedete il gioco sparisce. Poi inseriamo il tappo superiore che protegge il cuscinetto. Inseriamo i nostri spessori e infine il nostro attacco manubrio. Ok, ora mettiamo il tappo. Poi in questo caso con la chiave esagonale da 5 vado a stringere, cerchiamo di serrare non troppo perché il tappo serve solo per unire la serie sterzo dal telaio, quindi non deve essere stretto a morte perché la portanza del manubrio dell'attacco viene fatto da queste due viti. Ora non stringiamo l'attacco manubrio perché dobbiamo centrare il manubrio sulla ruota anteriore. Andiamo a montare il freno sulla forcella. Ricordatevi sempre di mettere il freno a filetto blu sulle viti che tengono serrate la pinza perché è molto importante, e andiamo a serrare la pinza. Non la fissiamo completamente perché andiamo a centrare la pinza col disco dopo, quindi intanto puntiamo le viti quasi alla fine, fermiamo anche la guaina così con il suo blocco a guaina. Mi raccomando, la guaina del freno passa sempre all'interno dello stelo della forcella, mai all'esterno. Ok, adesso passiamo il cavo del lockout del blocco della forcella. Giriamo intorno, poi fissiamo con il suo esagonale il cavo. Ok, rimontiamo il terminale filo. Ora rimontiamo la nostra ruota, sempre con la pinza lenta perché dobbiamo centrare la pinza sul disco freno. Ok, consiglio è di bloccare il freno, tenere la leva premuta del freno e serrare le due viti. Ok, perfetto. A questo punto smontiamo la bicicletta dal cavalletto e andiamo a centrare il manubrio da sopra, così. Centriamo il manubrio e sentiamo con le mani se c'è il gioco sulla forcella, quindi tenendo il freno anteriore tirato sentiamo se c'è gioco sulla serie sterzo. Se c'è del gioco avvitiamo leggermente quella vite sopra che tiene unito tutta la serie sterzo, altrimenti centriamo il manubrio se è tutto ok e serriamo le due viti dell'attacco manubrio. Mi raccomando, queste due viti vanno prima strette con la chiave classica, dopodiché bisogna utilizzare la chiave dinamometrica per il corretto serraggio. Normalmente sull'attacco manubrio troviamo la coppia di serraggio
da utilizzare con la chiave manometrica. In questo caso è di 5-6 Nm. Vi consiglio di controllare la serie sterzo abbastanza spesso, perché se noi laviamo la bicicletta magari con idrogetto, che è sbagliatissimo, è meglio non utilizzarla, l'acqua tende sempre a entrare dentro la serie sterzo, asciugare il grasso e far arrugginire il cuscinetto. Quindi cerchiamo di evitare il meno possibile il contatto con l'acqua nella parte sterzante della nostra bicicletta, oppure, come in questo caso, come vi ho fatto vedere, controllare spesso la serie sterzo lubrificandola almeno una volta ogni 2 mesi. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi qui se ancora non l'avete fatto, oppure se volete vedere l'ultimo tutorial qua, oppure se volete vedere gli ultimi video che ho fatto delle mie uscite di qua. Ciao, a presto!